Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo delle pietre del mese di giugno. Eccoci con un altro episodio dedicato alle pietre del mese. Quelle di giugno in realtà sono 3, ma noi prenderemo in considerazione solo le 2 presenti in epoca medievale, la perla e la pietra di luna. La perla si forma quando un agente irritante penetra e alloggia nei tessuti di un mollusco che come difesa secerne una sostanza chiamata nacre, formata da materie cristalline e organiche, per bloccare il corpo estraneo e alleviare l'irritazione. Dopo alcuni anni l'intruso sarà completamente ricoperto da perlagione e avrà le sembianze di una preziosa perla naturale. Fa parte del bagaglio culturale di moltissimi popoli antichi. In Egitto era molto apprezzata dai faraoni dell'epoca tolemaica che la dedicarono ad Iside. Invece i Fenici furono i maggiori esportatori di perle dell'antichità. Secondo Plinio, la parola deriva da perna, conchiglia che produce madreperla, o da perula, piccola bisaccia, o da pirula, perina. La definiva nei suoi trattati prima tra tutte le cose preziose. Il valore della perla crebbe a tal punto da farla diventare vera e propria moneta di scambio. In assenza di moneta universalmente riconosciuta, la perla insieme al diamante e allo smeraldo divennero il mezzo per regolare scambi commerciali, per pagare viaggi o riscattare una vita. Tra il secondo e il terzo secolo d.C., una piccola opera intitolata Il Fisiologo, che contiene la descrizione di piante e animali e che ha avuto molta fortuna in epoca medievale, parla a lungo della simbologia e del significato della perla. Credute gemme del mare da sempre furono considerate simbolo di purezza e di verginità e per questo furono attribuite alle spose e alla Vergine, ma anche al re e ai principi. Nell'arte orafa cristiana furono usate abbondantemente per adornare oggetti sacri e le vesti sacerdotali. In questo caso la perla assunse il significato della regalità e della divinità di Cristo. Durante il Medioevo la perla è portatrice di significati più cupi, talvolta un presagio di disgrazia, altre volte simboleggia le lacrime della Madonna, soprattutto quelle con la caratteristica forma a goccia. Una leggenda cristiana le fa risalire al pianto di Adamo ed Eva per il peccato commesso o per la crudele uccisione di Abele, o alle lacrime di tutti coloro che hanno sofferto sulla terra. Sono grigie se nate dal pianto di un uomo, bianche o rosa se nate dalle lacrime di una donna o di un bimbo. Ma rappresentano anche l'amore profano, dolce e tenero, la gioia, la bontà, la castità, la prudenza e come figlie del dolore le lacrime. Questa associazione con il dolore, con la donna, con la nascita e con la luna fanno delle perle l'elemento essenziale della magia naturale e della farmacopea. Hildegard de Bingen scriveva che certi fiumi trasportano acqua ricca di sali nel mare e il loro grasso oleoso sprofonda insieme al sale nella sabbia, depurando le acque superficiali. Questo grasso legato al sale forma perle purissime, cristalli di un elevato valore terapeutico. Per questo Hildegard purificava l'acqua in superficie immergendovi una perla, la quale precipitando attirava attorno a sé sul fondo tutte le impurità e i sedimenti nocivi. Per lo stesso principio consigliava di curare la febbre bevendo spesso dell'acqua depurata e il mal di testa con perle riscaldate al sole e fasciate attorno alle tempie. Per questi motivi si pensava che i rimedi fabbricati con polvere e succo di perla
potessero essere usati contro molti mali. Polverizzata contro i dolori allo stomaco, la pazzia, la consunzione, le sincopi e le cardiopatie, il flusso del sangue e del ventre, per guarire gli occhi e la vista in genere. Per le disciolte in succo di cedro, addolcite con manna o in limone e aceto, conservate in un vaso tenuto al caldo il letame per 14 giorni, era considerato il rimedio efficace per guarire la lebbra. Disciolte in qualche goccia di aceto ed ingerite erano un rimedio efficace contro il mal di testa. Per inalazione curavano le cefalgie, arrestavano le emorragie, purificavano il sangue e promuovevano la portata lattea nelle puerpere. Venivano anche utilizzate per sbiancare i denti e contro le carie, per proteggersi da malattie contagiose, come antidoto al veleno e come elisir di lunga vita in un tonico ricostituente. Infine, una curiosa virtù le fu attribuita in epoca medievale, quella di scoprire i ladri. Per fare questo era necessario porre una perla all'interno di una ciotola rovesciata, recitando alcune formule magiche e pronunciando i nomi dei sospettati. Al nome del colpevole, la perla si sarebbe mossa iniziando a roteare. L'altra pietra del mese di giugno è la pietra di luna, che è una varietà di adularia, un minerale dai riflessi argentei o bluastri che richiamano la luce lunare. Questa gemma è ricca di potassio. La luna viene da sempre associata alla donna e la pietra di luna, con i suoi colori e i suoi riflessi che la richiamano, è una pietra femminile. Questo affascinante minerale è stato oggetto di miti e leggende. Una leggenda medievale vuole che chi si fosse addormentato vedendo una pietra di luna avesse goduto di facoltà divinatorie. E a proposito dell'arte divinatoria, che era una disciplina prettamente femminile, in passato era molto comune divinare con una pietra di luna sotto la lingua per prevedere il futuro. Se tenuta in bocca, la pietra di luna poteva aiutare a prendere decisioni appropriate e per questo motivo era chiamata anche la pietra dei nuovi inizi e protettrice dei viaggiatori. Veniva adoperata come amuleto per curare l'insonnia o per alleggerire il mal di schiena e il mal di testa. Tutti questi benefici erano riconducibili al bagliore della gemma, che si pensava potesse schiarire i tormenti notturni e attirare l'energia della luna, alleggerendo il peso della testa e della schiena. In molte culture, sia asiatiche che europee, la pietra di luna è da sempre legata alle fasi lunari e al misterioso legame con la femminilità della donna. Infatti è la pietra femminile per eccellenza. Favorisce la fertilità e, se indossata durante le mestruazioni, ne allevia il dolore. Nel Medioevo si pensava che potesse alleviare i dolori del parto se veniva tenuta accanto alla partorente. Si diceva inoltre che indossare una collana di pietra di luna durante il sesso avrebbe aiutato il concepimento, perché le energie lunari della pietra avrebbero stimolato le energie lunari del ciclo femminile. Il nostro video è giunto al termine, ci vediamo il mese prossimo con la rubrica La pietra del mese di... Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!